Onegaishimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi parleremo della cintura nera. Sigla! Bene ragazzi, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di sottoscrivere nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, condividendo i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Oggi voglio parlarvi della cintura nera. Quando un praticante arriva a iscriversi a un corso di arti marziali, il suo obiettivo è sempre lo stesso: raggiungere i gradi alti, raggiungere una maestria nell'arte marziale. Non importa se in realtà poi praticherà per pochi mesi o per pochi anni, o magari riuscirà ad andare avanti, ma l'obiettivo di tutti noi quando siamo entrati a fare il nostro primo giorno di addestramento è sempre stato uno: guardare la cintura nera o guardare i gradi alti con occhi invidiosi. Anch'io voglio arrivare a quel livello, anch'io voglio conquistare la cintura superiore, anch'io voglio conquistare il grado superiore. Simbolicamente la cintura nera del karate, ma tantissime arti marziali hanno magari altri gradi, però l'obiettivo, immaginario della cintura nera è il risultato che tutti vogliono raggiungere. Ma allora parliamo della cintura nera e parliamo di quello che succede quando sto per prendere o quando ho preso il grado di cintura nera. Ok, ho preso la cintura nera, quindi vuol dire che adesso sono forte. Beh ragazzi, non è così. Cintura nera è detta anche Dan, Shodan, primo Dan, che letteralmente in giapponese vuol dire primo livello. Primo livello non vuol dire altro che hai raggiunto il primo livello appunto della cosa che stai facendo. Quindi devi immaginare che tutti i gradi che si sono preceduti a questo sono stati una preparazione per introdurti poi ad iniziare il lavoro che partirà appunto dal primo livello. Quindi sfoggiare la cintura nera magari con gli amici, conoscenti che non si intendono di arti marziali dicendo attento perché io sono cintura nera, beh in quel momento non starete altro che dicendo attento che sono un principiante di primo livello. Adesso ho preso la cintura nera, finalmente posso correggere gli altri quando sbagliano a lezione. Anche questo è una cosa sbagliatissima. Puoi considerare il fatto che l'attimo prima che ti sei messo una cintura nera ed eri, che ne so, cintura marrone, eri una cintura marrone che si stava per legare una cintura nera. Quindi possiamo dire che sei una cintura marrone anziana. Dall'altro canto possiamo dire che ti sei legato alla cintura nera, ma sei una cintura nera principiante. Non sei una cintura nera avanzata. Quindi pensare che una volta che ti sei legato alla cintura nera la conoscenza incredibilmente calerà su di te e potrai essere in grado così di correggere i compagni, non farà altro che renderti non solo una cintura nera antipatica, ma questo magari non farà altro che confermare che la cintura nera che ti è stata consegnata, beh, probabilmente non era ancora il momento di dartela. Andiamo avanti ragazzi, ho preso la cintura nera, quindi finalmente posso insegnare. Facciamo chiarezza su questo punto una volta per tutte. È diffusa l'idea che una cintura nera sia un maestro, è diffusa l'idea che una persona che ha raggiunto la cintura nera può insegnare agli altri. Allora ragazzi, arrivare alla cintura nera non vuol dire assolutamente diventare allenatore, insegnante, maestro, istruttore, assolutamente no. Anche se sei ottavo dan, questa cintura nera non ti dà l'autorizzazione a poter insegnare. Cos'è che fa di una cintura nera un allenatore, un istruttore, un maestro? È la qualifica appunto di allenatore, istruttore e maestro. Ci sono dei corsi dedicati
per diventare allenatori o istruttori, facendo tutto l'itinerario di questi corsi con ore di specializzazione. Bisogna studiare, bisogna pagare per avere questo riconoscimento. Solo dopo aver avuto questi attestati siamo autorizzati ad insegnare. Quindi una cintura nera che sia primo, secondo o quinto o settimo dan assolutamente non può insegnare. Ok ragazzi, sono arrivato alla cintura nera, finalmente posso permettermi di allenarmi un po' meno, perché ormai le cose le so già. Assolutamente sbagliato. Se ti ricordi il primo punto che ho menzionato, Shodan, primo livello, è proprio in quel momento lì che avrai bisogno di iniziare ad allenarti in modo serio. Quindi arrivare a cintura nera ed iniziare a saltare le lezioni o iniziare ad allenarsi un po' svogliatamente non farà altro che farti tornare indietro sul tuo percorso marziale. Quindi per una cintura nera è fondamentale continuare ad allenarsi, anzi è fondamentale continuare a allenarsi con una nuova prospettiva, con molto più impegno per tenere testa al grado che vi siete legati alla vita. Finalmente ho preso la cintura nera, quindi tutte le cinture colorate mi invidieranno. No caro amico, ti stai sbagliando, hai preso la cintura nera, tutte le cinture colorate ti guarderanno per capire se puoi essere per loro un esempio oppure no. Attraverso il parco di cinture nere o di allievi o di atleti più preparati, diciamo più anziani, più avanti in ogni corso, i principianti prendono come esempio sempre qualcuno di queste persone qua, perché naturalmente si fanno un'idea di come si vogliono allenare e di come vorrebbero diventare un giorno. Beh, se nel gruppo delle tue cinture nere tu sei una delle cinture nere, diciamo, peggiori, ti prenderanno e ti guarderanno come esempio di come non vorranno diventare loro. Quindi non devi camminare per il dojo pensando che a prescindere tutti ti stanno invidiando, ma in realtà magari ti stanno guardando e stanno pensando ok, dobbiamo fare tutto il possibile per non diventare una cintura nera in quel modo. Bene, ho preso la cintura nera, da oggi cambia tutto. Bene, hai preso la cintura nera, in realtà da oggi non cambia proprio niente, dovrai comunque fare il saluto nella stessa posizione dove eri, dovrai comunque continuare ad allenarti, dovrai comunque portare sempre il solito rispetto per l'arte marziale, per il maestro e per i compagni che portavi naturalmente quando eri un Kyu. Prendere la cintura nera non ti dà assolutamente nessun potere in più, nessun superpotere, non sei diventato bravo nell'attimo in cui te la sei legata, devi pensare che sei rimasto il solito dei 5 minuti prima che tu ti legassi la tua nuova cintura. Ormai è passato il tempo, ma continuo a non fare l'esame per cintura nera. Vorrei sapere perché il mio maestro non mi fa fare l'esame per cintura nera. Beh, se sei una cintura marrone, un veterano della cintura marrone che stai portando per tantissimo tempo, il tuo maestro ancora non ti sta autorizzando a passare l'esame successivo, ci sono sicuramente dei motivi. Sicuramente il tuo maestro non vuole che tu arrivi a prendere un grado superiore senza avere le conoscenze adatte per quel grado. Sicuramente se ti fai un esame, se ti guardi un po' dentro di te, sicuramente troverai degli esercizi e delle cose che ancora non padroneggio, che magari ancora non conosci. Quindi arrivare a sostenere un esame facendolo solo in parte o con alcuni esercizi che non padroneggi ancora per bene, sicuramente non sarebbe una cosa di soddisfazione. Non importa il tempo che passa o il tempo che ci metterai, importa solo che quando prenderai la tua cintura nera tu ne sia veramente degno. Bene ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere nei commenti la vostra idea e fatemi sapere se anche voi avevate delle false aspettative su questa cintura qua. Bene, il video finisce qua, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete questo video, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!